Decoriamo il nostro corpo per esprimere chi siamo. Ogni disegno è un simbolo di appartenenza, un segno che porta gioia e identità. Quando un uomo combatte, porta sulla pelle la memoria della battaglia, proprio come sulla mia schiena. Puoi farcele vedere? Wow. Sì, guarda. Wow, dietro si vede chiaramente che è stato fustigato. Portiamo le armi per proteggere il nostro popolo e difendere la nostra terra. Sono la nostra sicurezza, la nostra forza, la nostra libertà. È proprio qui che si scelgono le proprie mogli e i propri mariti attraverso una danza. La cosa interessante è che quella che stiamo vedendo adesso è una sorta di la loro discoteca, il loro bar. Mi chiamo Giuseppe e ho una missione: esplorare gli angoli più remoti del pianeta per incontrare custodi di segreti antichi, donne e uomini con storie straordinarie e vite capaci di ispirarci e farci vedere il mondo con occhi diversi. E a ognuno di loro porrò la domanda più importante di tutte: che cos'è per te la felicità? Una domanda così potente da svelare l'essenza più profonda dell'umanità. Benvenuti nel progetto Happiness. Quando si arriva nella Valle dell'Omo, sembra di attraversare una soglia invisibile. Qui non c'è fretta, non c'è il rumore della modernità. Ci sono solo il ritmo del sole e quello del fiume, che scorre lento come il tempo. Ed è proprio questo il mondo di Cara, un popolo che vive con un'intensità che noi a volte sembriamo aver perso. E ogni gesto, ogni tradizione, ogni cultura che magari possiamo sbirciare adesso dalle acconciature di questi giovani pescatori, e poi scopriremo tutta la loro cultura in questo reportage. Urlano, gridano al mondo, noi siamo qui e restiamo così ancorati alla nostra cultura, quando il mondo in realtà ci spinge a cambiare, a trasformarci. Beh, sedetevi comodi almeno voi, perché oggi scopriremo che cos'è la felicità per la tribù dei Cara. I Cara sono una delle tribù più piccole e affascinanti della Valle dell'Omo, un popolo di quasi 2000 persone che resiste al tempo, mantenendo vive tradizioni antichissime. Qui la bellezza non è un concetto astratto, è incisa sulla pelle, sul corpo, celebrata in ogni gesto quotidiano. Infatti i Cara trasformano ogni giorno il proprio corpo in un'opera d'arte, usando pigmenti naturali per raccontare storie di coraggio, di caccia e di amore. Eppure il loro futuro è incerto. L'avanzare del mondo esterno, il mutare delle stagioni e la perdita graduale delle terre li pongono davanti a sfide sempre più grandi. Mi fa riflettere vedere quanto il livello del fiume si sia abbassato. Si può notare benissimo sulle sponde del fiume. Anzi, addirittura mi raccontavano i ragazzi che il fiume era alto quanto le colline che arrivano a delineare il confine del villaggio dei Cara. E perché si è abbassato? Beh, perché è stata costruita qualche decennio fa una diga che si chiama Gome 3, che ha limitato la quantità di acqua. Però questo è un grandissimo problema. Uno, perché diminuisce la quantità di pesce che possono cacciare, e due, perché l'acqua non riesce più a rendere fertile tutto il territorio vicino dove loro coltivano sorgo e mais. Ma un'altra cosa che fa riflettere, vi fa capire anche la realtà dei Cara, è che loro pensano che sia Dio che li stia punendo. Loro non sanno dell'esistenza di questa grandissima diga a qualche centinaia di chilometri da qui, e pensano che sia Dio che li stia punendo per qualcosa che hanno fatto di male. Adesso stiamo risalendo il fiume, come vi dicevo, perché stiamo andando a pescare. I Cara hanno una tecnica molto speciale, molto particolare. Cacciano dei piccoli uccellini e li attaccano all'amo per poi pescare i pesci. Stanno preparando i ragazzi per pescare. Sono meravigliosi, hanno questi pennacchi fatti con gli uccelli che hanno cacciato, che rappresentano la loro virilità. E non tutti
gli uomini del villaggio portano queste acconciature, te le devi guadagnare come tutto d'altronde nella vita dei Kara. Poi vi racconterò altre caratteristiche. Mentre i ragazzi pescano vi racconto una piccola curiosità, ovvero che quest'acqua che vedete del fiume Omo è la loro acqua, l'acqua potabile, cioè loro bevono da quest'acqua, si lavano con quest'acqua, non hanno nessun'altra sorgente potabile e bevono quest'acqua. Ve lo ripeto, mi ha sorpreso perché chiaramente l'acqua di un fiume molto fangosa, però per loro è l'unica fonte di acqua. Vedete, c'è un piumino, in realtà è un sacchetto con un peso dentro e l'uccellino ormai ridotto un po' male. Avevo lasciato tutta la lenza, meno male che ce l'aveva lui in mano. Ecco, diciamo che non sono un gran pescatore. Vorrei dirvi meglio, ma no. Siamo appena scesi dalla canoa e ci siamo trovati questo scorcio meraviglioso davanti di una donna Kara che sta macinando mais e sorgo insieme, che sono i due cereali principali della dieta dei Kara, per preparare un porridge. Quello che chiamano porridge secco perché è molto più pastoso, molto più denso e li riempie molto di più. E ci siamo innamorati un attimo di questa fotografia e volevo farvela vedere. Il villaggio dei Kara appare all'improvviso, con le sue capanne di fango e paglia che si mimetizzano perfettamente con la terra rossa. I primi a farsi avanti sono i bambini, con il loro sorriso curioso, mentre gli uomini armati invece ci osservano a distanza, seduti in cerchio discutendo tra loro. Poco più in là, le donne si raccolgono sotto un grande albero intente a lavorare la pelle. Qui tutto si muove al ritmo della natura. Il fiume scorre lento, i suoni degli animali si mescolano ai richiami della gente e noi proviamo a lasciarci guidare dal ritmo autentico della vita Kara. Ecco, vedi, il nostro compito è coltivare, proteggere il raccolto e garantire il cibo per tutta la comunità. È nostra responsabilità gestire il granaio e macinare il grano per nutrire le nostre famiglie. Raccogliere l'acqua, la legna e preparare il cibo non sono solo compiti quotidiani, ma responsabilità fondamentali di ogni donna. E con tutto quello che facciamo ci prendiamo cura dei nostri figli e dei nostri mariti, in modo da assicurare alla nostra famiglia ciò di cui ha bisogno per vivere. E nel momento in cui arriva un ospite lo accogliamo con il miglior cibo che possiamo offrirgli. Ora stiamo lavorando la pelle degli animali che cacciamo, così, vedi, così, per fare i nostri vestiti. È un'arte che ci hanno tramandato le nostre madri. Ecco la stagione delle piogge che si mostra a noi in tutto il suo splendore. Ci stiamo bagnando un pochino, però queste bambine ci stanno portando in un luogo dove proteggerci, ma proprio loro mi hanno fatto venire in mente di una credenza molto brutale dei Kara. Sebbene loro siano una delle tribù più pacifiche di tutta la Valle dell'Omo, credono che i bambini siano maledetti quando i primi denti che gli escono fuori sono i canini. E pensate che vengono abbandonati proprio nella foresta, davanti a noi, a morire. Chiaramente il fatto che i Kara resistono alla trasformazione esterna è un fatto positivo, però può avere luci e ombre, questa purtroppo è un'ombra. E come sempre lascio che il rispetto e la curiosità siano la mia guida nel creare una connessione autentica all'interno del villaggio. Comfort, bello, comodo. Borcotò, molto comodo. In realtà questo è anche il loro cuscino e sembrerebbe un semplice accessorio, ma in realtà è il simbolo della loro virilità. Quest'uomo si è guadagnato il borcotò facendosi colpire da tutto il villaggio con dei pali, con dei legni. Infatti si vedono tutti i risultati di questa cerimonia di passaggio dall'età adolescenziale all'età adulta sul suo corpo. Queste cicatrici non sono decorative come per esempio i suri, ma questo è il risultato di questo passaggio. Lui è diventato un uomo attraverso questa cerimonia del borcotò. Non sarei un vero uomo se non mostrassi a tutti le mie cicatrici. Questo
vorrebbe dire che non ho mai combattuto per la mia vita. Le porto con orgoglio perché raccontano i momenti più importanti della mia vita, come quelli che ho qui, su tutta la schiena. Puoi farcele vedere? Guarda, puoi toccare. Wow, dietro si vede chiaramente che è stato fustigato. Però lui ne va fierissimo. Queste cicatrici sono il loro orgoglio, la loro fierezza e la loro virilità. Cosa ti è successo alle orecchie? Ho combattuto per la mia terra. Ma te le hanno... Mi hanno morso l'orecchio. entrambe? Esatto, E per che cosa lottavi? per la mia terra, per difenderla. Lui ha detto: questo territorio è mio. E alla fine hai vinto o hai perso? Ho perso. Ma con onore, stavano per prenderci la terra e io ho provato a difenderla. Ho perso la terra, ma non l'onore. Tanti volevano la nostra fattoria, non era la prima volta che mi attaccavano. Qui è normale, o attacchi o difendi. Ormai abbiamo capito che in tutte le tribù della Valle dell'Omo il corpo non è soltanto il corpo, ma è una tela per loro, per esprimersi. In questo caso loro sono famosi, Kara, per decorare il loro corpo con argilla, fango, cenere. I ragazzi stanno utilizzando l'argilla per creare delle fantasie che richiamano le impronte degli animali o il piumaggio degli uccelli. Questo per dire: noi facciamo parte della natura che ci circonda, noi siamo la natura che ci circonda. Decoriamo il nostro corpo per raccontare la nostra storia. È un linguaggio. Ogni segno ha un significato che celebra la vita, la bellezza e l'appartenenza al nostro popolo. Soprattutto di notte, quando danziamo, questi segni si trasformano per prepararci all'accoppiamento. E vedrai stanotte, sarà una vera e propria esplosione di gioia. È proprio tutto quello che cerchi. Quando le donne ci vedranno dipinti così, penseranno che siamo più attraenti e più forti e ci sceglieranno come compagni. Come vedi, anche il nostro corpo parla. Loro sono sposati, ma io no. E lo puoi vedere dalle loro orecchie. Ce le hanno tagliate come da tradizione. Quando mi sposerò, le taglieranno anche a me. Tu sei qui per sapere cos'è la felicità per noi, ma è semplice. Per un uomo, Kara, è la nascita del primo figlio maschio, perché da quel momento in poi inizierà un nuovo ciclo. Mentre i giovani continuano a dipingersi il corpo, il mio sguardo si sposta verso un grande albero poco distante. Sotto la sua ombra, un gruppo di uomini è seduto in cerchio. Sono i leader del villaggio, riconoscibili dal portamento fiero e dalle armi che tengono accanto a loro. A prima vista l'atmosfera sembra tesa, i loro sguardi sono profondi, quasi a voler leggere le mie intenzioni prima ancora che io dica una parola. Ma basta un sorriso per capire che in realtà sono loro i più curiosi di noi. Vogliono sapere chi siamo, da dove veniamo, cosa ci spinge a viaggiare fino a qui. E così mi siedo con loro. Non devi aver paura delle nostre armi, perché sono parte della nostra storia e protezione. Sono così importanti che per un matrimonio possono essere parte della dote per la famiglia della sposa. Il valore dell'arma determina anche la ricchezza della famiglia. Un'arma come questa simboleggia la protezione sulla mia famiglia e la mia posizione nel villaggio. Mostrarla è importante. Sai cosa vuol dire? Che posso cacciare e sì, difendermi. Per questo la indossiamo sempre. Spaventa i nemici e fa sentire le donne sicure.
Voi bianchi vedete solo un oggetto, un'arma, qui da noi è più un simbolo di potere, di rispetto e soprattutto virilità. È interessante notare come anche i Kara, che sono ritenuti da tutti la tribù più pacifica di tutta la Valle dell'Omo, perché sono praticamente un cuscinetto tra tutte le tribù, cercano di mantenere buoni rapporti con tutti e poi commerciano con tutti. Questa è la cosa più importante che rende la loro tribù la più pacifica per interessi. Però mi ha sorpreso vederli armati, anche loro, non soltanto i Suri, che lo sanno tutti che sono i più aggressivi, i più temuti, ma anche loro hanno bisogno in fondo di proteggersi, soprattutto dagli Nyangatom, che sono la tribù vicina, sono quelli più aggressivi, più violenti. E mi spiegavano che loro non hanno intenzione di attaccare nessuno, solo per difesa mantengono le armi sempre pronte perché devono difendere la propria tribù. Ma mi stupisce vedere come in tutta la Valle dell'Omo tutte le tribù vogliono la pace, ma non si sa mai, le armi ce l'hanno sempre e anche loro ovviamente le comprano dal Sud Sudan. La loro arma più ancestrale però è un'altra, quella che per generazioni ha garantito la loro sopravvivenza: l'arco. La Terra dei Kara non è sicuramente il luogo più sicuro al mondo, visto che la condividono con animali come leoni, leopardi, iene, che in questo momento sono attorno a noi probabilmente. E questo mi sembra il momento perfetto per raccontarvi di tutti i servizi di Scalabor. Presa al volo, Dai, qui dovrebbe essere un posto un po' più sicuro per parlarvi di soldi, che è un tabù ancora per tanti di noi. Eppure è molto importante capire come gestirli per vivere con più sicurezza e libertà. Il problema però è che spesso nessuno ci insegna bene come farlo. Ed ecco perché Scalable non è soltanto un'app per investire, ma è più uno strumento per migliorare la nostra educazione finanziaria. E direttamente dal tuo smartphone puoi iniziare a investire in modo semplice, anche con pochi euro al mese. Ad esempio, puoi attivare un piano di accumulo in ETF con pochi tap, senza bisogno di essere un esperto. Ma cosa sono gli ETF? Beh, sono fondi che raccolgono azioni di tante aziende diverse, come Apple, Microsoft, Coca-Cola. Invece di comprarne uno solo, con un ETF investi in tutte insieme, riducendo il rischio e semplificando la gestione. Se poi vuoi approfondire, e io te lo consiglio, Scalable ha creato una guida gratuita sugli ETF che ti spiega tutto in modo chiaro e accessibile, e puoi trovare il link per scaricarlo in descrizione. Io ora vi lascio il link in descrizione per scoprire tutti i vantaggi di Scalable. Adesso torniamo alla nostra avventura con i Kara. In questo momento non possono che venirmi in mente i nostri amici a Zabe, ma questa caccia è totalmente diversa, perché loro cacciano soltanto piccoli uccelli per poi pescare, li usano come esche, anche se in passato tutte le tribù della Valle dell'Omo erano cacciatori, raccoglitori, mentre adesso con l'introduzione dell'allevamento, aspetta che forse ha preso qualcuno. Ok, non ha preso niente. Dicevo che con l'introduzione della loro cultura, dell'agricoltura e dell'allevamento, la caccia si è andata via via perdendo. E quella che stiamo osservando adesso è una reminiscenza, è una traccia di quello che era una volta la caccia. Però infatti, se notate, anche l'arco è molto più piccolo di quello di Yadda. Forse ho visto qualcosa. E come se l'ha preso? L'unica cosa che mi rincuora è che l'ha seccato con un colpo solo. Ricordiamoci sempre che questa per loro non è caccia sportiva, ma è sopravvivenza. E dopo un'intera giornata vissuta intensamente insieme ai Kara, ho l'onore di parlare con lui, il capo tribù. Il suo sguardo racconta più di 1000 parole. Ha visto passare il tempo e ha guidato il suo popolo tra cambiamenti e sfide. Ci chiamavano il popolo del fiume. Ora il fiume si ritira e con lui la nostra esistenza. Un tempo la terra ci nutriva, ci dava forza. Oggi la vediamo ridursi sotto i nostri piedi. Difendiamo la nostra terra come i nostri padri prima di noi, ma ogni giorno diventa più difficile. Insegniamo ai nostri figli chi siamo, perché temiamo che un giorno potrebbero non riconoscerlo più.
Quando nasce un bambino, qui gli insegniamo che la terra e noi siamo un tutt'uno. Deve amarla, deve rispettarla e sentirla come parte di sé. Sulle rive del Diba, lì mostriamo dove scorreva il fiume, dove un tempo coltivavamo giorno e notte senza avere nessun tipo di paura. Lo cresciamo con i racconti degli antenati, sperando che possa ancora viverli e non solo ascoltarli. Un giorno in futuro sarà lui a proteggerci, se avrà ancora qualcosa da proteggere. Ci raduniamo, siamo tutti raccolti, dipingiamo i nostri corpi, celebriamo chi siamo, ma per quanto ancora? Le donne si adornano mentre i ragazzi danzano. È la nostra cultura, il nostro modo di esistere. Ma il tempo dei nostri padri era diverso, oggi il futuro è incerto. Usiamo la terra con rispetto, ma lei non ci ascolta più, si sgretola nelle nostre mani. Preghiamo che l'acqua torni a scorrere, che la vita possa ancora resistere qui. Ed è questa la risposta alla tua domanda. La nostra felicità sarebbe solo poter restare. A volte nei viaggi più incredibili è il caso a regalarti le esperienze più preziose. Questa volta siamo stati davvero fortunati. Siamo capitati proprio nella notte del corteggiamento, un momento sacro per i Cara, dove giovani uomini e donne si incontrano in una danza che esiste da così tanto tempo che nessuno sa davvero quando sia nata. È straordinario quello che sta accadendo. Ogni 2 volte a settimana tutta la tribù si incontra per danzare, ballare, corteggiarsi, farsi vedere dall'uomo o dalla donna. È proprio qui che si scelgono le proprie mogli e i propri mariti attraverso una danza. Non sbagliare per me come ho fatto prima, ho provato a danzare in qualche modo in maniera goffa ad una di queste ragazze e ho scelto quella sbagliata di uno dei capi, dei leader della tribù che scherzando mi stava lanciando il suo cuscino, uno dei simboli di potere più grandi in questa tribù. La cosa interessante è che quella che stiamo vedendo adesso è una sorta di la loro discoteca, il loro bar, il loro centro di raccolta e di incontro. È proprio qui che fanno amicizia, che si uniscono, diventano amici, fidanzati e mogli. Sono questi i momenti più belli dei miei viaggi, quando ci sono anche barriere comunicative in cui non posso veramente capire che cos'è la felicità per queste persone. Magari per loro il termine felicità non esiste neanche, ma è davanti a noi. Questa però è la felicità. Questi sono i momenti più belli per loro. Condivisione, allegria. Per un attimo mi è sembrato di poter piegare il tempo, di sbirciare dietro le pieghe della storia e vedere un mondo dove il passato e il presente convivono senza fretta. Qui tutto segue il ritmo della natura, delle stagioni e del fiume che scorre. Non c'è la corsa frenetica a cui siamo abituati noi. Non c'è la paura di rimanere indietro. E qui la felicità non è un concetto astratto, non è qualcosa da inseguire. È semplicemente sapere di esistere, di appartenere a qualcosa di più grande. E forse è proprio questo che mi emoziona di più ogni volta che incontro popoli così autentici. Perché attraverso di loro riesco a vedere una felicità spogliata di tutto il superfluo. Una felicità che può esistere solo nel vivere pienamente il presente e nel sentirsi finalmente parte di qualcosa di eterno.